Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. È arrivato il suo momento. Sicuramente nei prossimi mesi questa pianta diventerà la regina dei nostri balconi. Tante volte in comproprietà con il geranio, tante volte va a sostituirlo. Stiamo parlando della surfigna. Andremo a vedere in questo video, andremo a dare soprattutto dei consigli pratici, come nel nostro stile, su come poter far sì che questa pianta abbia innanzitutto lunga vita, splendide fioriture, perché è quello che tutti noi ci aspettiamo, e soprattutto andremo anche a vedere come poterla propagare. Andiamo? Eccoci qui, allora cominciamo a parlare delle bagnature che sono fondamentali per questa pianta che, come potete vedere, fa del fiore il suo fulcro centrale, perché praticamente è una pianta che, se sta bene ed è in stagione, si ricopre completamente di queste belle campanule che noi troviamo dei colori ormai più svariati. Qui gli ibridatori si sono davvero sbizzarriti. Qui troviamo le varie striature dei viola, ci sono dei viola più intensi, dei viola tendenti al fucsia, ma ci sono anche che tendono al giallo, al rosso, insomma qui senza togliere poi tutte quelle a tinta unica, come potrebbe essere il bianco, che sicuramente la fa da padrone e che va a intervallare tante volte nelle nostre cassette, va a spezzare un attimino queste varietà invece variegate. Tornando al discorso dell'irrigazione, è fondamentale per la surfigna. È importante per tutte le piante, ma possiamo dire che per la surfigna è veramente fondamentale. È forse la cosa più importante insieme alla concimazione. La bagnatura deve essere quotidiana, quindi non possiamo dimenticarci di bagnare la surfigna, perché ahimè potremmo, soprattutto nei mesi dove il caldo è intenso, o in regioni dove il caldo, quando si fa sentire in tutta la sua forza, potrebbe prendere un colpo di calore e la pianta potrebbe addirittura avere un collasso. Quindi attenzione alle bagnature, che devono essere, se abbiamo la possibilità di bagnarle tutti i giorni perché siamo a casa, abbiamo il tempo per poterlo fare, bene. Altrimenti altri sistemi che possiamo utilizzare sono l'irrigazione tramite un piccolo impianto di irrigazione automatica. Oggi le possiamo trovare nei vari brico center anche a cifre abbordabilissime, e questi si possono automatizzare, oppure si possono prendere delle vaschette. Io in questo momento non ne ho una da farvi vedere, però quelle praticamente con la riserva d'acqua. Questo fa sì che la surfigna, se noi non siamo a casa quel giorno che dobbiamo bagnarla, lei possa attingere automaticamente a questa piccola riserva. Ecco, cosa molto importante, quando andiamo a bagnarle cerchiamo di non bagnare le foglie, ma andiamo a bagnare la base, cerchiamo di tenere umido la base della nostra cassettina. Questo anche perché quando parleremo di malattie vedremo che è un aspetto molto importante. Parliamo adesso di concimazione, che insieme all'irrigazione è sicuramente l'aspetto più importante per la surfigna. Visto la quantità enorme di fiori che questa pianta va a generare, se sta bene, è fondamentale apportare a questa pianta le sostanze che non può trovare nel terreno. Stiamo parlando di una coltivazione in vaso, come in questo caso. In questo poco spazio la pianta non può trovare tutte le sostanze nutrienti di cui ha bisogno per queste splendide fioriture, e le fioriture rendono questa pianta vorace, quindi ha sempre fame, ha voglia, ha bisogno di questo concime. Quindi concimazioni settimanali con un concime generico per piante da fiore, e possiamo anche nella terra, quando andiamo a rinvasare, mettere anche dello stallatico. Parliamo ora del terriccio da utilizzare per fare delle cassette da mettere sul nostro balcone. Il terriccio, possiamo utilizzare un terriccio universale, va benissimo un terriccio universale con l'aggiunta di stallatico. Quindi andiamo a fare questa miscela. Sul fondo si consiglia sempre di mettere dell'argilla espansa, giusto per far sì che non ci sia ristagno idrico, perché è sempre bene ricordare che non dobbiamo confondere
le irrigazioni costanti con il vaso, con la terra troppo bagnata. La terra dove noi mettiamo il dito ed esce l'acqua, quello non è un bel segnale, perché vuol dire che la pianta da lì a poco morirà per appunto ristagno idrico, le radici marciranno. Il terriccio deve essere umido, quindi per essere umido, solo umido e non ristagno ed acqua, ha bisogno sotto di avere una base di argilla. Se non avete l'argilla potete mettere un materiale inerte come può essere un piccolo ghiaietto, e questo, un dito, non di più, può servire a sicuramente drenare meglio il nostro vaso. Ancora meglio del terriccio universale è sicuramente il terriccio che ci produciamo da soli. In questo caso questa è la mia compostiera che ho realizzato, tra l'altro trovate anche il video dove parlo proprio del compost fatto con gli scarti della cucina, con gli scarti del giardino, e quello che troviamo qui dentro è sicuramente un terreno ricco di tutte le sostanze di cui la nostra surfigna ha bisogno, e non dobbiamo far altro che andare a prelevarlo, e poi adesso, come vi faccio vedere, con un piccolo setaccio andare a togliere le parti che magari non si sono decomposte o che sono rimaste un po' troppo grosse per mettere nel vaso. Bene, quando noi andiamo a prendere il terriccio del nostro compost, può essere che troviamo dentro, vedete, dei gusci che magari non si sono decomposti, comunque delle parti ancora grosse. Di solito sono noccioli, ci può essere qualche piccolo rametto, vedete, qualcosa che non si è decomposto bene. Quindi cosa facciamo? Con l'aiuto di un setaccio lo mettiamo sopra a uno scatolone, gli mettiamo sopra un setaccio, rovesciamo dentro il nostro compost poco alla volta, e poi con le mani, cosa che a me piace molto fare, andiamo a togliere, magari se vi sono questi resti non decomposti, andiamo a toglierli, puliamo un pochino, quello che scende già direttamente nello scatolone, ecco, qualche rametto, poca roba, il resto è tutta roba buona. Quando vediamo i gusci delle uova è un concime a lenta cessione, difficilmente si decomporrà tutto, quindi se non volete vedere in giro gusci di uova, toglieteli, i pezzi grossi, i pezzi piccoli lasciateli dentro. Eccolo qua, il terriccio è un terriccio ricchissimo, perché è frutto di più di un anno, in questo caso, di scarti che sono stati aggiunti nel tempo. Guardate che bello che è, vedete, qualche noce c'è dentro che non si è decomposta, togliamo, eccolo qua. Noi adesso abbiamo pronto il nostro terriccio super ricco, biologico, 100%, prodotto in casa, costo zero, pronto per il rinvaso. Facciamo altro che metterlo nel nostro scatolone. Come vedete abbiamo ottenuto questo prodotto qua. Adesso andiamo a preparare la nostra cassetta. Allora, in questo caso è fondamentale mettere un fondo di argilla. Adesso vi presento, eccola qua, per chi non la conosce, questa è argilla espansa, leggerissima, la trovate in sacchi in genere anche da 25 kg presso i rivenditori di materiale edile, ha un costo abbordabilissimo, adesso non so dirvi se costa, comunque con meno di 10 euro portate a casa 25, è un sacco grossissimo, vi basta per anni. Io lo utilizzo molto e per fare il fondo da mettere sotto, e per metterlo alla fine come anche per tenere un po' in ordine il vaso, ma soprattutto per tenere umida la terra. Quindi questa argilla, vedete, la si mette sotto così, questo basta e avanza, ok? Dopodiché possiamo andare a mettere sopra il nostro substrato che abbiamo creato prima. Quindi prendiamo il nostro substrato, lo disponiamo bene. Dicevo che lo possiamo utilizzare anche sopra, è un elemento anche decorativo se vogliamo, perché comunque finisce bene il nostro vaso, tiene via un po' le erbacce, quindi sicuramente vi facilita anche nel compito di dover andare dopo a strappare le erbacce, e a me piace anche vederlo, insomma, tiene in ordine, ma la cosa più importante è che tiene anche e soprattutto umido il nostro terriccio, e in estate questo è veramente molto importante per la surfigna.
Questa è una cassetta da 2, quindi ho creato già i 2 spazi, come vedete, ok? Adesso andiamo a prendere le nostre surfigne, le togliamo dalla gabbietta. Finalmente è arrivato il momento anche per loro di poter, è meglio tagliarle perché sennò rischiamo di fare un grosso danno, quindi a questo punto un piccolo tronchesino e si va a togliere. Eccolo qua, tagliamo la gabbietta, le liberiamo facendo attenzione a non rovinare i rami, si gira a testa in giù, si schiaccia un po' il vaso e lo si toglie. Allora, qui abbiamo, come vedete, un pane molto generoso, possiamo andare anche a toglierne un poco, così almeno abbassiamo un pochino il vaso, lo apriamo, così almeno le radici sono già pronte per uscire, creiamo bene il nostro buco e andiamo a mettere all'interno la nostra surfigna. Cerchiamo magari di tenerla più da una parte se vogliamo far sì che ricada, quindi magari anziché proprio centrale, in questo caso la tengo un po' più vicino al bordo, così avrà la tendenza a ricadere da questa parte. Prendiamo la seconda surfigna, stesso discorso che abbiamo fatto prima, apriamo un po' col pane, e andiamo ad adagiarla nella nostra cassetta. Eccolo qui. Dopodiché dobbiamo fare altro che prendere ancora il nostro buon terriccio e andare a mettere tutto intorno, cercando di pressare ma non troppo, lasciamo abbastanza aria, se il terriccio è arieggiato è meglio, quindi non andiamo a, ci penserà dopo l'acqua a riempire gli spazi vuoti. Eccola qua, questa è la nostra cassettina. Come dicevo prima, a questo punto si può prendere un poco di argilla, prendiamo un po' di argilla e andiamo a metterla così, giusto per fare da finitura e, come dicevo prima, tenere umido la nostra surfigna. Vedete come è bella anche da vedere. È un materiale che io ho scoperto per caso, dovevamo fare un marciapiede, c'era bisogno di riempire sotto con del materiale leggero perché non doveva pesare sulla soletta del garage, e quindi mi è stato detto di andare a comprare questa argilla espansa che fa molto volume e non pesa veramente poco. Ecco, e quindi da allora ne ho avanzato un paio di sacchi che sto utilizzando ormai da diversi anni nel giardino e mi trovo davvero bene. Guardate che bella come si presenta, anche, vedete, bella da vedere. Adesso a questo punto non dobbiamo fare altro che trovare la giusta posizione la surfigna ama il sole e soprattutto ama ricadere, quindi questo portamento a ricadere è sicuramente la cosa che la surfigna ama di più fare. È arrivato il momento di parlare delle potature. Ebbene sì, entra in gioco anche la nostra cesoia, perché? Perché la surfigna non tutti sanno che nel mese di luglio tende a spogliarsi, praticamente il ramo che di solito è tutto ricoperto di fiori tende a spogliarsi e tenere solo dei fiori all'apice, ed è anche un po' brutto da vedere. Lì bisogna armarsi di coraggio, perché coloro che amano i fiori, come il sottoscritto, si tende sempre a godersi la fioritura e non si va a eliminare nessun fiore. Ma in questo caso il consiglio che vi do è quello invece di armarvi di cesoia. Adesso immaginate questo ramo, che adesso è piccolino, immaginatelo molto molto più lungo, bisogna accorciarlo a 2/3. Praticamente, se è lungo, facciamo un esempio, 30 cm, bisogna accorciarlo a 20, quindi 1/3 va tolto.
Non preoccupatevi se buttate via qualche bel fiore, ritornerà nel giro di 20 giorni, la vostra surfigna rinizierà a fare le fioriture, ma soprattutto avrete la possibilità di godervi questa splendida pianta addirittura anche, dipende da dove abitate, ma potete arrivare anche a fine ottobre. Quindi è come se gli ridiamo nuova vita con questa potatura di luglio. Quindi ricordate, quando è luglio osservate la pianta, le piante ci parlano, ci comunicano. Se vedete che comincia a spogliarsi e appunto rimangono solo dei pochi fiori, armatevi di coraggio, un bel taglio, togliete la parte dove praticamente la pianta non andrà più a produrre e vedrete che avrete delle splendide fioriture. Ancora le godete tranquillamente per tutto il mese di agosto, settembre e perché no anche ottobre. Altro motivo per cui va potata, e non è un motivo secondario, è il fatto che potando la parte più lontana dal fusto si dà maggior vigoria alla pianta qui sotto e quindi si va, io dico, a incicciottare, andiamo a irrobustire, a infoltire tutta questa parte che rende sicuramente più bella la nostra pianta. Quindi se volete avere una surfigna molto piena, molto densa, il segreto è proprio quello, nel mese di luglio, alla fine del mese di luglio, di andare a accorciare almeno di 1/3 la vostra pianta. Parliamo ora delle malattie che colpiscono la surfigna, non sono molte, principalmente essenzialmente sono due, il ragnetto rosso e gli afidi. Allora partiamo dal ragnetto rosso. Il ragnetto rosso, per prima cosa, se vogliamo prevenire la presenza di questo animaletto, il consiglio che si dà è quello di non andare a bagnare le foglie, ma di bagnare sempre e comunque la base della pianta. Cerchiamo di tenere il terreno umido, evitiamo di bagnare da sopra. Per tenere il terreno umido potete usare della pacciamatura, della corteccia o appunto dell'argilla espansa. Se però il ragnetto è arrivato e vi accorgete perché la pianta comincia a soffrire, comincia a ingiallire nelle foglie, insomma vedete che non sta bene, a questo punto non c'è altro da fare che andare in un'agraria della situazione e prendere una caricida. Nel momento in cui invece compaiono gli afidi, stesso discorso, dobbiamo andare a comprare una ficida e fare subito un trattamento. Queste sono essenzialmente le due malattie principali della surfigna, che a differenza del geranio, e per cui tante volte viene preferita, non soffre invece della farfallina, che tanti ormai si sono stancati di coltivare i gerani, perché a un certo punto, noi lo leggiamo nel nostro forum del giardinaggio, ci arrivano le domande dove dicono: ma cosa posso fare con i gerani? Tante volte altri utenti rispondono: contro la farfallina si può fare poco o nulla. Io mi sono stancata, a questo punto metto le surfigne. Cioè, diciamo che qui ci siamo un po' divisi a livello di appassionati di giardinaggio. C'è chi insiste, che va avanti, che cerca di dare ancora fiducia al geranio, chi invece proprio si è stancato e l'ha sostituito con questa pianta. E alla fine, dulcis in fundum, parliamo della propagazione della surfigna. Allora, la surfigna possiamo propagarla per seme, ma ve lo sconsiglio perché è veramente tanto difficile. Il sistema più classico è quello della talea. La talea, la surfigna si presta bene al taleaggio, i mesi giusti per farlo sono la fine della stagione, quindi quando siamo nel settembre inoltrato, possiamo andare ad asportare dei rametti che possono essere 7, 8, 10 centimetri, andiamo a metterli in un substrato buono per le talee, di solito fatto con della torba, e consiglio anche di mettere dell'agriperlite, quello aiuta molto l'attecchimento. Tenerli in una zona dove c'è luce ma non esposta direttamente ai raggi del sole, e soprattutto attenzione, quando cominceranno ad attecchire, dopo circa 30 giorni da quando noi abbiamo iniziato a fare le talee, cominceranno a radicare, e a questo punto, se vivete al nord, ormai si sarà fatto il mese di fine ottobre, inizio novembre, si consiglia di ritirarle. Evitate le gelate perché sono deleterie per le nostre talee.
Se invece abitate al sud, al massimo proteggetele e tiratele sotto un portico, comunque in una zona riparata con del tessuto non tessuto. In primavera potremo tirar fuori le nostre talee, così evitiamo anche di doverle andare a comprare, cosa non da poco queste, ma soprattutto, ecco, cosa che non vi ho detto all'inizio, è uno dei segreti per avere delle belle surfigne è quello di prenderle in anticipo. Se avete la fortuna di conoscere un vivaista che le coltiva, ecco, si consiglia di andare quando è il marzo della situazione, così al di là che risparmiate anche qualche soldo perché le pagate meno, sicuramente è uno dei motivi per cui alcune persone hanno queste splendide fioriture sui loro balconi, proprio perché hanno anticipato l'acquisto della surfigna. Questo è un consiglio che di solito generalmente viene dato. Io con questo ho finito, spero di essere stato abbastanza esaustivo e completo in questa spiegazione. Come sempre vi invito a mettere un bel pollice all'insù, spolliciate, ma soprattutto mandateci le foto delle vostre surfigne, lasciate un commento in calce a questo video, insomma fateci sapere com'è andata quest'anno con questo splendido fiore.